Naviganti nel lobby, bentornati sul canale. Oggi ho due ospiti che finalmente non c'entrano veramente niente col mondo nerd, diciamo, delle miniature. Benvenuta Veronica, benvenuto Salvo. Grazie, ciao. Raccontatemi un pochino, è 3 anni che non ci vediamo. Sì. Sì. E, allora, dovete sapere che loro sono principalmente attori, si può dire? Sì, O fate anche, o tu sei più speaker? Come funziona? È un mix, nel senso che siamo entrambi appassionati dell'arte, sia del cinema che del teatro, della radio, e penso che negli anni ormai abbiamo fatto un po' di tutto ormai, nel senso che... Io radio no, non c'entro. Ok, ancora. Ancora. Visto che parlavamo di simbiosi fuori onda, dopo vi racconteremo questa cosa della simbiosi. Ci si può arrivare, sì. No, allora facciamo teatro, siamo dentro 2 compagnie teatrali, una di Treviso, che è la compagnia degli Apostrofi, e una di Vicenza, che è la compagnia del pane. E siamo attori dentro quelle 2 compagnie, quindi principalmente tanto teatro. Diciamo che forse teatro è la cosa che portiamo, che fate porta di più. via più tempo, sì, assolutamente. E portiamo avanti da più e anni. Per più tempo intendiamo che avete un altro lavoro e fate anche questo. E quindi è un massacro ovviamente, come per me, quando devo, come vi raccontavano, ti alzi alle 3 di mattina, arrivi a mezzogiorno a casa, dormi un'ora e fai il vlog, capito? Quindi è un massacro. Assolutamente. Il giorno stancante. Il giorno proprio che tocchiamo l'apice secondo me è il mercoledì. Sì, il mercoledì. Perché mercoledì lavoriamo entrambi, magari io lavoro a turni, quindi dipende, lei lavora d'ufficio. Quindi finiamo. i miei orari sono 9-18. 9-18, poi portiamo avanti anche altre cose, per esempio lei suona il pianoforte, quindi va a pianoforte, torna, io faccio trovare la cena pronta e andiamo a teatro il mercoledì sera, alle prove di teatro. Vedete che la cosa più bella è quando da fuori vedono determinate situazioni, tipo fai l'attore, fai il vlog e dico sì, va a lavorare, va a zappare i campi. In realtà zappo i campi perché mi alzo alle 3 di mattina e faccio un culo e dopo faccio anche, capito? Assolutamente. Spesso non si vede quanto sacrificio c'è dietro per arrivare a certi livelli, no? Parlavo l'altro giorno con Marvin Vettori, che saluto, ciao Marvin, che è campione dell'UFC, e per arrivare a quel livello stiamo parlando dell'apice dei 10 migliori dei pesi medi di tutto il pianeta Terra, no? E effettivamente, cioè, arrivare là significa che lui è partito quando aveva tipo 16 anni, ha iniziato a fare combattimento, ma nel frattempo doveva campare, quindi lavorava e combatteva, quindi prendeva cazzotti in faccia, perché combattere è quello, non è che tu entri e schianti fuori tutti di botte, ti menano tutti, questa è la verità, no? Quindi torni a casa distrutto e vai a lavoro, capito? Che poi non è che facile magari mantenere certi lavori, perché non è che fai il commesso con l'occhio nero, il naso rotto, eccetera. E poi in giro all'inizio a caso, perché se andate su internet a vedere come è iniziato la carriera, lui all'inizio è andato a Londra, poi è arrivato finalmente in America, ma prima di arrivare in America andava in giro dove riusciva a capire che più o meno insegnavano MMA, perché non è come adesso ci sono le accademie dappertutto, grazie a lui e a tanti altri che hanno fatto diventare famoso proprio le MMA, e quindi l'UFC e tutto il resto. E quindi in realtà la gente dice c'è il pieno di soldi, capito? E poi sì, ma non è che fa botte 10 minuti nel ring, è tutto quello che c'è dietro e che l'ha fatto arrivare lì che è tosta. Cioè, per riuscire, tipo, ne parlavo con i ragazzi l'altra volta e ce lo raccontavo anche a voi, no? Ad avere solo 3 microfoni che prima non avevi, capito? Quando uno parte da niente non è facile, devi investire con sacrifici devastanti che all'inizio provengono dalla tua tasca. Poi ovviamente se la cosa funziona, gli sponsor cominciano ad aiutarti, ti mandano i tavoli. Saluto anche voi ragazzi del Mesa Paraguego, grazie mille, questo tavolo meraviglioso che ogni volta, anche io ogni volta che mi siedo godo, perché è bello poter invitare la gente, potermi invitare qua con una cosa del genere. Suppongo che poi, che effetto vi fa? Perché per voi è tutto nuovo, no? Però un po' teatro e un po' cinema perché si possono fare riprese. È una mini cinecittà. Esatto. Sì. No, è bello. In effetti le mini riprese poi si fanno. Sei quindi... bravo. Allora vi racconto questa cosa. Allora, oggi giochiamo a HeroQuest.
mentre continuiamo a fare una chiacchierata fra amici. HeroQuest è un gioco, i ragazzi lo sanno già, quindi lo spiego velocemente a voi, ma vi ho già raccontato qualcosa prima, e che è nato appunto a fine anni 80, no? E è il primo gioco di miniature vero che ha approdato in Italia. Si chiamano Dungeon Crawler, che sarebbero questi dungeon, sono queste zone sotterranee, si presuppone, o castelli diciamo vetusti, dove si va in giro a cercare glorie e tesori, in sostanza. E ovviamente in mezzo ci sono mostri e pericoli di vario genere, no? È in ambientazione fantasy, quindi è un gioco che può avere gli elfi, i draghi, può avere gli orchi, proprio il fantasy stile Tolkien, no? del Signore degli Anelli, per capirci. E niente, lo vi faccio vedere. Allora potete scegliere, e ve li faccio vedere da qua, eccoli qua. Abbiamo il barbaro, il nano, guardate che bellini, ve li do anche dipinti così capite un po' di più. L'elfo femmina, che è sempre elfo, come dicono nei Signori Anelli, dacci il mezz'uomo elfo femmina, e il mago, che è questo signorino qui, che è un po' Gandalf, di là tutta. Sì. L'ho un po' dipinto alla Gandalf in questo caso. Scegliete voi e vi do le carte di quello che volete. Beh, dai, allora. Elfetta, ok, guarda, eccola qui. Vado col nano. Vai col nano, perfetto. Mi ci ritrovo. Bellissimo. E lui, eccolo lì. Allora, praticamente sulla carta avete le caratteristiche del personaggio. Ve le spiego strada facendo, quindi non vi preoccupate, non serve saper giocare. Ok. Ma è facilissimo per in sostanza. Quando poi andremo a tirare dei dadi, quei numeri serviranno a capire quanti dadi tirare. Niente di più. E questo è il gioco, ok? Molto semplice. Si parte dalla scaletta, quelle scale che vedete in questa stanza davanti a voi. Esatto. Okay. Metteteli pure in cima, tutte e due. Vado? E prepariamoci. Allora, la cosa bella è questa, guardate, adesso vi do dei dadini. Allora, questo qui è un altro sponsor del canale che fa tutta una serie di custom su Etsy, spettacolari, si chiama Beholder. Ciao caro, come stai? E lui praticamente fa in cuoio il tiradadi, i dadi li fa in legno e gliel'ho fatti fare, li fa sia nello stile della nuova scatola che della vecchia. Questa è come la vecchia, perché io ho iniziato a 8 anni con questo gioco qui, quindi ho detto fammeli con lo stile vecchio che sono stondati. E qui poi scoprirete, questi sono i dadi che servono per combattere, ok? E poi qui abbiamo invece i 2 dadini da 6 che serviranno per muoversi, ok? E quindi non c'è altro da sapere. Ora, praticamente l'unica regola vera importante da capire all'inizio è che voi potete nel vostro turno, ok? Voi potete fare un'azione prima di muovere o un'azione dopo muovervi, dopo esservi mossi. Muovete, non si può semplicemente interrompere il movimento per fare l'azione, quindi o la fate prima o la fate dopo. Azione pre o dopo. E adesso ve li ripeterò tutto il tempo alla trasmissione, quindi non vi preoccupate, ma le azioni sono cercare tesori, cercare trappole e guardarsi intorno per cercare tipo passaggi segreti, cose del genere, no? Non c'è altro da fare, quindi voi tranquilli, ogni volta che iniziate o finite un movimento potete dire cerco tesori, cerco passaggi segreti, cerco armi, quello che vi viene in mente, e io vi dico se c'è o non c'è. Oppure a volte si va col fatto, si pesca una carta e si vede, magari la carta tesoro vi fa pescare delle gemme, dei soldi che vi possono far comprare degli oggetti che sono utili durante il gioco, tipo una spada in più, un arco per l'elfo più performante, oppure beccate un mostro errante, quindi lo dovete affrontare perché salta fuori dal nulla, dal buio. E quindi adesso prendete pure 2 dadi da 6, tirali pure, è vero? Sì, vai, facciamo prima le donne, ok? Certo. Muovi i 2 dadi, 4, quindi tira pure giù ogni casella e 1, ok? A caso? Poi giù dalle scale arrivi e qua. appena arrivi giù ti dico dov'è la porta. Ok, Vediamo dov'è la porta, che non lo so neanche io, eccola là. Allora, la porta è qui, quindi non c'è questo e non c'è questo, e c'è una porta qua. Allora, la porta si può aprire o chiudere senza sprecare un'azione, ok? Quando sei proprio di fronte alla sua casella, quindi quando riuscirete, ora non ci sei riuscita, ad andare per esempio di fronte alla porta, puoi dire apro la porta e dopo puoi continuare a muoverti, ok? Non vale come azione, diciamo, quelle che vi dicevo prima, che è cercare tesori, sarà una filastrocca, ve lo dirò. Vediamo se siete belli, troppo belli. Vai Manni, tocca a te. Ah, scusa. No, va bene.
2 dadi da 6, il nano, l'ultima trasmissione è stata incredibile, muoveva tipo di 9 o 12, non capivamo che nano fosse perché dovrebbe muovere poco invece. 6, ma tu puoi arrivare alla porta. 2, 3, 4, 5. Apri la porta. Allora qui ti consiglio, no, puoi aprirla proprio fisicamente. Esatto, vai, apri, e poi con la calamita la riattacchi, bravissimo. Che tavolo, Quindi 6 arrivo qua. Esatto, se vuoi puoi restare da questa parte e sbirciare dentro oppure entrare proprio alla nano e dire to lascia, chi se ne frega. Ok? Allora, in realtà non trovi una buonissima situazione, ci sono 4 goblin intorno a un tavolo, vediamo subito, wow, sono scatenati in questa è la terza avventura e adesso tra le altre prima di fare l'azione vi faccio praticamente anche leggere, cioè ve lo leggo io, che cosa sta succedendo, insomma, perché siete qui, ok? Allora, uno è qua, questi goblin li ho stampati io con la stampante 3D. No! Sì, e sono di uno sponsor, anche lui, che è Rescale, e lui è uno scultore digitale, è un ragazzo bravissimo. E se volete guardarli, guardateli, sono veramente una bomba, cioè proprio, e poi la stampante è bella, quindi stampa bene, è un 8K, quindi stampa molto bene. E lui invece è un nanetto di Durgin Paint, che tra le altre, ciao Matte, lo saluto, Durgin è veramente, forse è italiano, e è forse il più grande, secondo me, appassionato di nani che abbiamo in Italia, e fa veramente a volte delle dediche ai nani, non so come dire, ma fa dei nani stupendi per amore proprio nei confronti di questa razza fantasy, e ha fatto un'azienda proprio su questo, sui nanetti praticamente, ed adesso c'è anche gli elfi tra le altre, però i nani è incredibile, fa delle cose stupefacenti. Allora vi leggo questa cosa, voi siete nel covo del capo degli orchi. Ok. Quindi l'avete appena scoperto, scendendo giù. Sarebbe l'impresa numero 3 per farlo sapere a casa, insomma, degli HeroQuest. E dice così: il principe Magnus ha dato ordine che Ulag, il capo degli orchi e responsabile del rapimento di Ser Ragnar, che è stato liberato nella scorsa puntata dai ragazzi di Uninerd, la vedrete tra poco la puntata, così sapete cosa è successo prima di voi, venga trovato e ucciso. Gli eroi che riusciranno a ucciderlo verranno ricompensati con 180 monete d'oro da dividere tra loro. Ogni eroe potrà inoltre tenere per sé i tesori trovati nel covo di Ulag. Dovete sapere che ho fatto questa cosa qua. Quando qualcuno usa un personaggio e il personaggio prende le monete d'oro durante la puntata, poi gli ospiti che vengono dopo sono avvantaggiati grazie agli ospiti che sono venuti prima. E il nano, l'elfo è completamente nuovo, quindi all'elfo regaliamo, però ti regaliamo ora un oggetto che ti regala il nano, tra l'altro. Chapeau, perché i nani che regalano cose agli elfi non si sentono facilmente in giro, però siccome il nano invece c'era e ha ereditato un po' di roba, vi dico che cosa avete. Allora, un artefatto questa è per l'elfo, che ha una spada della fortuna. Prova a leggere, Veronica. Allora, arma. Questa spada dalla lunga lama vi permette di attaccare in diagonale e di lanciare 3 dadi di attacco. Una volta per impresa l'eroe può utilizzare il suo potere per lanciare di nuovo uno dei dadi di attacco appena lanciati. Non può essere utilizzata dal mago. La puoi mettere se vuoi accanto sul tavolo figo. È bellina questa cosa, puoi tenere le carte così, no? Sì, questa era la spada che nella seconda puntata è stata trovata dal barbaro, che invece dell'elfo era insieme col nano. Evidentemente gliel'ha data al nano, gli ha detto dagliela quello dopo che arriva e poi vediamo. Allora, e infatti la seconda l'hanno messa dietro, questa la diamo al nano che era già sua. Leggila se vuoi. La corazza di Boni, in armatura, questa armatura corazzata magica vi permette di lanciare 2 dati di difesa in più. Al contrario di una normale armatura corazzata, questa armatura misteriosa è incredibilmente leggera e non rallenta chi la indossa. Può essere utilizzata in combinazione con l'elmo e o lo scudo. Perfetto, quindi se trovi quelli. E non può essere utilizzata dal mago nemmeno questa. Ok, e quindi tentela pure, questa è nanica. Se volete un po' di acqua dopo ve la vado a prendere, che ho messo i bicchieri ma non ho messo l'acqua. Allora, bene ragazzi, quindi ok, adesso prima di iniziare lo scontro scatto con la prima domanda su di voi, ok? Da quanto tempo siete insieme? Perché voi siete una coppia. E questo lo vorrei far sapere ragazzi a casa, perché dovete smettere di scrivere alla Veronica perché io seguo la Veronica su Instagram e tipo ogni giorno è bombardata. C'è uno che è meraviglioso che dice: ho saputo da un amico che ti conosce
che sei single, non si sa come mai, perché siete insieme da quanti anni? 10 anni. Ecco, non lo sapevo. Io lo so, guarda, non so come fa Salvo. Tanto pazienza. Veramente, raccontatemi un pochino, vi siete conosciuti a quanti anni? Allora, in realtà... Come è successo? Lui era il mio animatore al guest. Ok. Parrocchiale. Ok. Pensa che roba. Sì. Quindi della serie andate in chiesa ogni tanto a non credere, vedi cosa succede quando credi. Fate bene. Essendo appunto mio animatore ci siamo conosciuti prima dei 14 anni. Io avevo 14 anni quando ci siamo messi insieme, ero piccolina. E quindi sui 12. Ma dai. Sì. Quando si frequentava il Grest, il centro estivo, pensa che sì. E tu che anni avevi, scusami, 16, 17, cioè minorenne? Esatto, abbiamo 3 anni animatore di minorenne. Sì, abbiamo 3 anni che figo però, differenza. animatore minorenne. Sì. Vuol dire che sapevi il tuo, insomma. È facile, sapevi fare il tuo. Nella parrocchia tu potevi fare appunto l'animatore ai bambini più piccoli, ai ragazzini. Quando ci siamo conosciuti praticamente io ero animatore da 1 o 2 anni e lei probabilmente tipo infatti l'anno dopo è diventata animatrice anche lei. Ok. Nella classe quindi a 15 vinto il record di mani bassi. La classe più alta e poi diventi animatore. E appunto noi già ci conoscevamo, però così, insomma, non... Pensa che io quando l'ho conosciuto sono andata da mia mamma, ho detto, allora lui premesso siciliano, io veneta, sono andata da mia mamma e ho detto, mamma, c'è un animatore straniero. Che mi fa morire da ridere. Il bello è che tu vieni da... Sei veneziana tu, no? Sì, Mestre. Ok, che meraviglia, sei straniero. Straniero. Per me è bello, straniero, simpatico. Giù dal po' tutti stranieri. Giù dal po' tutti stranieri. E all'inizio, perché giustamente è vero, questa cosa del campanellismo nord e sud, no? Che poi sta diminuendo sempre di più, però insomma, diciamo che internet sta aiutando molto. E poi devo dire, io per esempio sto insieme con Katia che è napoletana, anche lì vedo che Napoli è stata molto sdoganata grazie alle serie TV tipo Mare Fuori, e adesso la gente va volentieri persino a vedere i quartieri spagnoli che prima veramente non entravi senza casco, cioè col casco sopra, il motorino non ti facevano entrare, ti facevano levare il casco per vedere chi eri, perché c'erano le bande, le gang. Adesso ormai è diventato turistico che va in giro a fare le passeggiate, quindi tutto sta cambiando, in questo caso in meglio, perché finalmente... Poi c'è il problema della memoria storica, per cui secondo me l'Italia è un paese che è veramente diviso da potenze incredibili, no? Cioè Venezia era la Serenissima, una repubblica, Napoli aveva il re, la Sicilia era indipendente, che se non arrivava giù il re correndo dietro a Garibaldi quella volta rimaneva indipendente a vita. Tale altre la mafia è nata per difendere tipo Robin Hood il popolo dal re, e poi ovviamente si è corrotta dallo strapotere che ha iniziato ad avere. Ma se si studia per il forte potere. Se si studia all'inizio, la mafia era nata per fare del bene, non per fare, è un'organizzazione del popolo per cavarsela dal casini, tasse e roba varia che combinava il re. Poi pian pianino ovviamente tutto quello, c'è un film, no, su Batman, quindi se non ti levi non mi ricordo quando glielo dice nel secondo con Joker, e c'è quello che diventerà Due Facce, che in realtà è Dent, che gli dice a Bruce Wayne, se non diventi, cioè quando diventi un eroe, in poche parole, a un certo punto, se non ti levi dalla scena abbastanza presto dopo aver fatto quello che dovevi, diventi il mostro. È un po' così, cioè tu fai talmente tanto successo, hai talmente tanto potere che dici quasi quasi lo uso anche io per soggiogare, perché l'uomo è un po' fatto così, no? Non hai più la fame poi, secondo me. Quello che magari ti passa, la fame. Magari le generazioni dopo, capito? È sempre così, no? Tipo il papà crea l'impero, il figlio comincia a sperperare i soldi perché non capisce lo sforzo che c'è dietro, tipo Marvin con le botte, voi con il teatro, io col vlog, cioè quello che viene dopo non ha fatto tutta la fatica, e quindi eredita questa cosa stupenda che magari riesce anche a portare avanti con passione, ma non avendo quello alle spalle, a suo figlio che è il nipote di chi ha fatto l'impero non riesce a passare niente, e il nipote stronca tutto, è matematico. In 3-4 generazioni gli imperi crollano per colpa di questa, perché non viene passato lo sforzo, la fatica passi tutta la passione del mondo magari a tuo figlio, no? Ma il figlio non ha fatto la fatica, ha quella trovato purtroppo il tutto fatto. E quindi poi avete
Cioè, vi siete messi insieme? Sì. Quanto siete rimasti, diciamo, in case separate quando avete iniziato a convivere? Fino a un anno e mezzo fa. Cioè quindi il fidanzamento di Quasi. 9 anni, di 8 anni e mezzo. Siamo stati insieme. In realtà non mi ha mai chiesto di essere la Cioè, sua fidanzata. cioè in sostanza siete l'unica coppia vera e giusta d'Italia. Cioè, nel senso che di solito questo è l'iter giusto. Cioè stai tanto tempo, tanto magari sono 3 anni, non 9, dipende dalle circostanze, no? Ma di solito prima di sposarti ci pensi 3-4 anni. Sì. Poi vedi le prime cose, capisci quanto una persona ti può piacere a lungo termine e fai la scelta e il passo, no? Ma sì, ma poi c'è anche Però una... La scelta è il passo. Occhio perché oggi Aero Questo Caffè finisce male, finire sai? che veramente chiudiamo tutto il Dopo mi canale. manda il messaggino, cazzo hai fatto a invitarmi? Adesso mi tocca fare l'anello. Vai. No, c'è un dettaglio importante quando tu stai tanto tempo insieme a una persona che non lo sai fino a quando non lo vivi, Ok. che sono, oltre a essere due persone che si vogliono bene, sono due persone con un carattere diverso, ma un percorso diverso. Certo. È un percorso di maturazione diverso. Certo. Quindi la difficoltà nel stare tanto tempo insieme è che una delle due, e ti dico in questo caso lei, però deve aspettare la maturazione dell'altra persona. Ok. Non è una cosa così scontata. Eh sì, perché non va sempre insieme, no? No, perché una persona magari è più matura dell'altra in tanti aspetti e non è l'età affatto. Certo. E quindi la coppia poi funziona se insomma entrambi piano piano riescono ad entrare nella stessa maturità. Sì. E non è una cosa non è facile. da poco. Quindi secondo me anche il fatto che noi stiamo insieme da tanto tempo è anche perché insomma ci sono state anche chiaramente cioè avrete litigato, vi sarete quasi lasciati un sacco cioè. di volte, quindi ti dico c'è anche tutta quella parte là fino a quando poi finalmente riesci a trovare l'equilibrio. Però una cosa che secondo me tanti non identificano il problema è questo. C'è una fase, un percorso di maturazione diverso per ognuno di noi ed è quello che alle volte fa andare. Perché le coppie non funzionano, non durano? Non per forza perché finisce il sentimento, perché ci si stanca, ma perché magari uno dei due non ha la pazienza di aspettare l'altro o perché l'altro non è abbastanza maturo da crescere. È vero. Tra le altre la cosa più incredibile è che siccome ci sono le famose crisi del terzo anno e del settimo anno, che più o meno sono quelle, sono quelle più o meno, e hanno proprio anche degli schemi proprio, no? Cioè nel terzo anno generalmente tu hai il passaggio da innamoramento ad amore e ti devi voler amare. Io ho uno zio psicologo, per quello è farina il suo sacco, che è patologo di coppia, ma io lo adoravo sta cosa, avendo studiato anch'io PNL e comunicazione, ho chiesto a lui un sacco di libri, roba, e se studiate l'intelligenza emotiva per esempio di Goleman, che è un libro stupendo che se non avete letto ve lo consiglio, è stupendo, che vi spiega come funziona l'intelligenza emotiva, no? E quindi come due persone si innamorano i due retrobottega, quindi i due inconsci, anche se tu pensi che siano i due fronte bottega, quindi tu credi che sia perché vi piacciono gli stessi film, perché ti trovi bene e poi c'è tutta la chimica di quando ti tocchi ti dici Madonna sento tutti i brividi, sono vicino a lui o a lei, eccetera. In realtà l'inconscio dei due cerca di colmare le proprie lacune nell'altro, oppure cerca di risolvere i suoi problemi, le sue lacune con l'altro. Quindi o uno dei due ha gli stessi difetti dell'altro o uno dei due ha i pregi che l'altro vorrebbe ma che non ha. Cosa succede? Che al terzo anno tu hai uno specchio H24 che ti dice dove manchi. E dici porca, cioè, non lo sopporto più non lo sopporto più. Perché? Perché in realtà sei tu che devi perdonare te stessa davanti a te stessa, perché lui ti sta facendo da specchio, e quella è la crisi del terzo anno. Se tu superi, e voi l'avete fatto e sono sicuro che poi vi è successo, quando fai il salto è un salto volontario di dire amo anche i suoi difetti, perché meglio salvo che chiunque altro, perché nessuno è come Salvo, come nessuno è come te, nessuno è come me. Quando ne scegli una di persona, quella persona devi conoscerla e non basta una vita. Quindi in realtà quello che sbagliano i giovani è che ogni 3 anni fanno un salto andando a cercare di nuovo la chimica e senza volere di nuovo gli inconsci che si incontrano. Ma non funzionerà mai, perché dopo 3 anni tu sarai di fronte al tuo specchio e non avrai imparato a perdonarti. Quindi devi proprio amare i tuoi difetti nell'altro.
E lì fa il terzo. Il settimo è quello tosto del matrimonio di solito, cioè dove dici ok, abbiamo pianificato tutto, siamo a posto. E adesso? Perché stiamo fermi? Facciamo un figlio? Ci sposiamo? Eccetera. Cioè è normale che venga fuori quel tipo di argomento lì. Perché ci sta. Credo che sia la natura alla fine, perché succede a tutti, è uno schema. Beh, sì. Quindi un po' è la società sicuramente che ci ha portato a questo, Sicuro, no? sicuro, Ma sicuramente saranno anche schemi naturali, cioè siamo fatti per fare figli, cioè per procreare. Sì. A un certo punto, anche se una società ti crea difficoltà di tutti i tipi, per cui noi non faremo mai figli, perché dici non siamo pronti, tanto poi mi costa 1.000 al mese, sono spacciato, no? Esatto, E invece esatto. poi, guarda, non è neanche vero questo, perché se chiedi a lui, tu in Sicilia avrai sicuramente amici che hanno famiglie numerose, no? Sì, molto. Non so se tu sei figlio unico o... Noi siamo tre Siete fratelli, tre, ok. per dirti, e siamo, secondo me, una famiglia piccola. Certo. Perché se io conto quanti cugini ho in giro è veramente... E tu invece, infinita. e poi tu sei veneziana, Sì. però tanti dicono che sembri dell'est, Sì, Madonna, sì. Moldava, Sì. cioè ne tirano fuori tutti i colli, ma perché? Cioè, c'è Tedesca. una parentela o in realtà proprio no? Allora, in realtà non i miei nonni, Ok. ma i miei bisnonni sono di origine austriaca. Ah beh, quindi in realtà Austria. proprio Quindi magari qualcosa fa concorrenza da alla dire. Hunziker, capito? Eh. Esatto. Ecco, lei era un mio idolo. Quindi più, anche più adesso, nord, più nord. Sì, sono più nord. E anche se Ogni tanto la guarda, mi viene in mente la foto su Instagram sua che hai messo non tanto tempo fa, dove hai fatto la foto in camicia Ok. e hai scritto quando lui mi dice che sono bella ma non mi ha ancora vista nel mio prime estivo. Ah, sì. E io la penso, perché sotto leggi i commenti, vanno via di testa, è stupendo, è stupendo. E tutti ma ce n'è uno che ti scrive tipo, a parte che dopo ti chiederò, perché tu sai le cose che le scrivono o... Io O so eviti? fino a un certo punto, Perché nel poi senso lascia che- andare, Sì, gestisce no, nel lei e senso, ciao. io No, vabbè, tante ti volte mostro ogni tanto bisogna Cioè, questo. nel senso, Certo. se deve ti dimostra tutto, ma ormai lei non magari guardi mi neanche mostra- più. Sì, non guardo neanche più, ti dico la verità, però... Pensa che lui non mi mette mai neanche like. Male. Cioè proprio ciao. Cioè, proprio io metto No, le allora foto, io ci sono ti gli dico la altri- verità, io perdo Sì, il conto, perché Ok. lei è da un periodo a questa parte che le piace mettere tantissime storie. Ok. Io alle volte perdo veramente, Sì. veramente perdo il Ma anche conto. perché dice, ti ho in casa, che cazzo devo andare a vedere su Instagram, Sì, ma capito? poi io sono un po' orso sotto questo Sì, punto sì. di vista, nel senso, sì, sono social, ma sono Beh, molto anti-social. tu su Instagram quanti follower hai? Su Instagram sui 100.000. Insomma, cioè, sei sì. altro che balocchi. Sì, E come sì. mai ecco questa esplosione? Cioè, è per il discorso dell'attore o No. perché sei anche speaker? No, in realtà nessuno dei due, nel Ah. senso che io ancora prima, o forse in concomitanza con quello che facevamo a teatro, i cortometraggi, Ok. anche, e mi sono buttato sui social, semplicemente perché mi attiravano e perché comunque secondo me è anche un'ottima, passami il termine, scorciatoia. Certo, insomma, beh, no, beh. E ti dà Aiuta. un'ottima visibilità. A livello marketing sicuramente... Sì, poi se tu mi dici questo ti ha portato, o ti ha cambiato la vita o no, devo dire la verità, io l'unica cosa che devo, grazie ai social, è essere riuscito a entrare in radio, Ok. quella che prima era Radio Stereo Città, invece adesso sono su Radio Wow. Quello Poi dopo sì. mi lascerai anche il link di quello se Sì, vuoi. sì, così sì, volentieri. i ragazzi possono seguirvi. Però i social tutta un'altra cosa. Eh. Io avevo cominciato a fare video e la prima cosa, il primo trend che avevo cominciato a fare era fare finta di fare le voci in stile D-Max, quindi i vari programmi real time di D-Max che hanno quel timbro di voce Ok. particolare, ed era andato molto bene. E piano piano ho cominciato a fare altri trend Ok. e è cresciuto in una maniera assurda. Io mi ricordo eravamo a Rimini, Sì. che E era agli europei Sì. 2021. 2021, Sì, perché avevo fatto compleanno gli europei. mio, e mi ricordo su Instagram incominciava a salire, a salire, a salire, Anche a su salire. TikTok. Sei esploso. Su TikTok è esploso. Diciamo che TikTok quanti ne hai? sia 500.000. Porca miseria, non lo sapevo neanche. Ma mi sa che a te non ti seguo neanche se ti devo mettere i follow. Così ci piace dire e uno. No, perché seguo lei, ma effettivamente forse su TikTok non ti sto seguendo, ti seguivo su Instagram. 500.000 sono tantissime. Ma tu li stai monetizzando, cioè stai lavorando con Allora, TikTok io ti o... dico no, nel senso che Lo quando usi ho come visibilità? cominciato- Sì, ma io quando ho cominciato si monetizzava. Ah, ok. Si monetizzava. Poi ha smesso, e non è una cosa che critico, devo dire la verità, perché nel senso, se devo essere sincero, nell'impegno, nel lavoro che c'era dietro, Sì. io guardo te,
e l'idea che io magari monetizzavo senza tutta questa attrezzatura, questo impegno, ma solo con l'idea, solo con... un po' mi faceva dire, secondo me è già tanto che dovevi fare qualcosa ti dà di qualcosa, più. nel Esatto. senso, perché tante volte dicevi ma monetizzi? Sì, molto poco. Poco, pensavo tanto, ma guarda che è già tanto che ci danno, perché alla fine io più di star così e di riprendermi, di fare, certo. quindi ha smesso di c'è questo fenomeno, insomma, c'è gente che diventa milionaria, quindi sì, però è giusto che abbiano smesso, secondo me, di monetizzare, perché, o meglio, secondo me hanno i criteri cambiato il erano troppo sistema. bassi. Esatto, il criterio è cambiato. Erano troppo bassi, perché tu dici giustamente 500.000 sono tanti, io ti dico sì, ma contestualizzando non fino al punto che tu diventi a tutti gli effetti un TikToker o a tutti gli effetti uno su Instagram, cioè è relativamente piccolo il numero. Ok. TikTok è uno che ti dà esplode. TikTok ti dà tantissimo. Io avevo meno di 10.000 iscritti. Quando faccio il primo video che va bene, io ancora adesso è il video con più visualizzazioni, 4 milioni di visualizzazioni. Madonna, incredibile. Cioè non c'è una proporzione giusta. Ovviamente era in italiano il video? Sì, era in italiano. Quindi saranno quasi tutti italiani. Milioni. Io ancora adesso, se l'altro giorno mi ha fermato una persona e stentava a ricordarsi chi fossi, io mi ricordo che tu facevi qualcosa. Ho detto guarda, io facevo le voci di IMAX. Ah sì, cioè ancora adesso è quello che... Ma è sproporzionato. Infatti alle volte io mi ricordo quando ci stavo tanto più sotto, ci stavo male, dicevo porca miseria, ho 200.000 iscritti, sto video non ha fatto neanche 1.000 visualizzazioni, dimenticandomi però che c'è stato anche un contrario, un rovescio della medaglia, avevo 1.000 iscritti e 500.000 visualizzazioni. Esatto. Quindi TikTok ti dà tanto, secondo me ti fa venire anche le vertigini alle volte, secondo me molti perdono la testa anche. Sicuro. Ti devi divertire. Chiunque perde la testa quando arriva troppo presto tutto, no? Sì. È quello, quando arriva un fuoco è il cosiddetto fuoco di paglia, no? Cioè arriva la bomba e poi non sai se reggerà. Ecco perché ti dicevo prima di iniziare ho scelto YouTube, no? Perché premia la costanza, essendo la piattaforma più vecchia. Quindi dice ti inizio a monetizzare quando hai 4.000 ore di visualizzato e ogni video che hai fatto almeno 1.000. Altrimenti non inizi a monetizzare e poi devi avere almeno 4.000 follower. Quindi c'è tutta questa che su YouTube questo incastro che su YouTube sono tanti, perché ora arrivato a 10.000 io non pensavo, ma sembra di essere un eroe, ti chiamano tutti sponsor, no? È scattato proprio qualcosa per cui tutti mi bombardano, tra cui la Hachette, per esempio Edizioni, che ho fatto la puntata l'altro giorno con Combat Patrol, che i ragazzi avevano già visto sicuro al tempo in cui vedranno questa puntata, dove fanno uscire tutta una serie di miniature della Games Workshop insieme con Hachette Edizioni, no? E mi hanno contattato loro, la Hasbro mi ha contattato, ma prima, prima ciao. Poi YouTube, secondo me, a differenza degli altri social, premia ancora la fidelizzazione. Secondo me ancora la fidelizzazione c'è. Cioè chi si iscrive perché vuole iscriverti al tuo canale. Sì. Mentre su Instagram e su TikTok, secondo me non è mettono solo tac e via. Invece no, io proprio li ho attivi. Io vedo una famiglia, è una famiglia. Cioè io so che, e l'ho detto anche, quando eravamo 1.000, ho detto ricordatevi che mi ricorderò di questi 1.000, ma lo sto dicendo anche di questi 10.000, perché magari poi arrivi a 100.000 e sembra che, ma in realtà sono veramente tanto attivi, scrivono commenti, è veramente una bella community. Su YouTube è bello, YouTube è proprio bello, cresce proprio bene. E l'altro giorno ho fatto 80.000 visualizzazioni con uno short, che io di solito ne faccio 3.000, 2.000, 4.000, vedo di colpo 80.000 per questo ovetto qua. Questo ovetto che è di uno sponsor che si chiama Artis Opus, che fa praticamente col sughero il porta miniatura da dipingere, tu cambi il sughero, quindi hai più miniature da dipingere, le dipingi insieme in serie, no? Magari con lo stesso colore, fai così e lo usi per dipingere, per tenere, per non toccare la miniatura. Ma ho detto guardate questo ovetto come funziona, 80.000 video, e lì sono rimasto anch'io colpito, ho capito che dopo i 10.000 hai queste ondate di colpo, per cui ti aspetti che una mattina ti svegli con un miracolo del tipo boom, ma in realtà su YouTube non è proprio un miracolo, c'è investimento, io il primo anno, lo sanno i ragazzi, lo dico sempre, primo anno che l'avete visto anche voi quando ero di sopra in Villa Malvolte, ci avrò lasciato 10.000 euro in un anno di soldi miei, di lavoro in aeroporto alle 3 di mattina per riuscire a finanziarmi le puntate che volevo fare, perché compravo tutto.
Dico, ora ho 25 sponsor, cambiato tutto, ma meno male, vuol dire che funziona, no? Certo. E possiamo fare queste cose qua che tra le altre di attacco. Allora adesso vi faccio vedere cosa succede quando i goblin attaccano. Allora, ogni goblin dovete sapere che attacca con 2 dadini, ok? Quindi è semplice, se faccio dei teschi vi colpisco, ok? E ho colpito Salvo perché il nano, allora metti pure un goblin vicino al nano e basta, perché tanto non posso attaccarti in diagonale, quindi per ora si muove solo lui, ok? Ti ha colpito con un teschietto. Tu adesso lì sul panno rosso quanti dadi di difesa hai col nano? Io di difeso 2 dadi. Prendi 2 dadi, devi fare uno scudo bianco, vai. Ok. Se fai uno scudo bianco hai imparato il colpo. Solo c'hai là? Sì, se vuoi, oppure dove vuoi, anche là sul panno rosso. Guarda, faccio così. Sì, sì. Esatto. 2 teschi. No, e ti sei preso una ferita. Quindi il nanetto che ha quanti punti vita? Punti iniziale 7. Ok, Ti ti do un counter. Guarda che spettacolo è questo affarino fatto di legno. Eccolo qui. E sei a... E quanti punti ferita hai detto? 7. Quindi vai... Punti di corpo iniziali. Esatto, 7. quindi vai a 6. Ok. Questo è magnetizzato di legno. E te lo usi per tenerti conto del... Speriamo di non doverlo dare alla Veronica. Allora, perché vuol dire che sta anche lei perdendo. Allora, adesso tocca di nuovo a voi, perché io mi fermo qua perché giustamente gli altri non possono attaccare in diagonale, quindi restano lì. Okay. Che fate? Tu puoi, per esempio, Veronica, puoi passare attraverso lui e potresti andare qui, per esempio. Però l'elfo, ti dico già, non è il più forte di tutti in corpo a corpo, è forte quando attacca con l'arco. Okay. Infatti prova a guardare gli attacchi dell'elfo. Allora, punti iniziali, punti, Sì. corpo 6, E quanto ha di attacco? mente 4, dadi di attacco 4. Ok, tu puoi attaccare anche a distanza. Quindi se vuoi, siccome il nanetto è tuo amico, Sì. puoi colpire il goblin a distanza. Sì, Capito? Quindi se vuoi tiri 2 dadi e Tiro lui in 2 quel dadi. caso proverà a parare, ovviamente, ma tiro 2 dadi. vediamo che succede. Devi fare teschi. Oddio, Vai di teschi. dai, teschi. E ne fa uno. Perfetto. Ok. Io devo fare uno scudo nero per parare. Gli scudi neri sono più rari, infatti muore. Ottimo. E salvi il nano. Wow. Adesso abbiamo i 3 che non sanno che fare, ma tocca a Salvo muovere. Quindi puoi muovere con 2 dadi da 6 e puoi attaccare chi vuoi. Ok. No. Da 6. Cerca di muoverti in modo tale che poi lei abbia le visuali libere, capito? Ok. Tanto lancio. Sì? Vai dove vuoi. Per esempio, tu puoi attaccare... lei può attaccare anche in diagonale, Quindi tu puoi venire qua Sì. e lei può venire qua invece di qua e attaccare in diagonale. Però per arrivare qua io ho 8, quindi... No, vabbè, io 8 fai 2. Ah, io posso fare anche meno di 8. Sì, certo, sì, sì. Mi metto qua. Esatto, Ah, e puoi perfetto. combattere. E Ok. quindi tiri i tuoi dadi attacco. Sì. In questo caso sempre Sì. vai sul panno rosso. Vediamo. E niente, questo nano, allora risponde il goblin con 2 attacchi, parane uno con uno scudo bianco. Dai, uno scudo bianco. Tu hai anche la difesa, Sì, Scudo bianco. l'hai fatto, però avevi anche l'armatura che mi sembra te ne dia 3 in più addirittura. Quanti te ne dà? Dadi di difesa o 2? Ok, e poi... Poi avevo l'armatura. Esatto. Che mi dà... questa armatura magica vi permette di lanciare 2 dadi di difesa in più. Vedi. Quindi se ti serve puoi usare cavolo, 4 dadi, ok, ok. Se sbagli ne tiri altri 2, ok? Ah, ok. Guarda, ti restituisco questi che sennò... Ok, allora a questo punto Io mi l'altro sono difeso. goblin muove e viene qui e questo resta qui perché non può fare altro e ti attaccano. Uno fa 2 teschi, attenzione a Salvo, e uno fa, questo è in bilico, te lo concedo perché sono 3 teschi. 4 teschi, ti conviene tirare i 4 dadi dell'armatura magica. Scudi bianchi come piovessero, Salvo, scudi bianchi come piovessero. Porca E miseria. niente, vai, mamma mia, mi muore. Scudo bianco. Quindi ne hai persi 3, perdi 3 punti ferite, vai a 3. 3 vado. Ok, vedremo come fare poi per... A proposito, l'elfo, altra cosa figa dell'elfo. E qui facciamo, ovviamente, allora, esatto, allora le cose io le faccio un po' col contagocce, perché giustamente non sapendo giocare, Certo. vedete un pochino pian piano, no? Tu puoi scegliere o 3 magie d'acqua, o 3 magie di fuoco, o 3 magie d'aria, o 3 magie di terra. Ora, se guardi le magie, Sì. mi sembra che
una di queste abbia molte cure, quindi vediamo se è l'acqua, prova della terra. Posso leggere? Sì, leggi, okay. sì, assolutamente, roba tua. Cura Allora, c'hai del sonno, corpo. ecco, qui c'è l'acqua guaritrice, per esempio, che guarisce 4 punti corpo. Potrebbe essere utile perché può aiutarlo. Poi lì invece Anche cos'hai? Cura del corpo. Ok. Questo incantesimo può essere lanciato su un eroe qualsiasi, inclusi se stessi. La sua potenza magica ripristina fino a 4 punti corpo per uguale, tutti. dai. Ricordate, non potete superare il numero di punti corpo di partenza. Vabbè, ovvio. Altrimenti abbiamo attraversa la pietra, che questo incantesimo può essere lanciato su un eroe qualsiasi, inclusi se stessi. Durante il suo turno successivo l'eroe potrà passare attraverso i muri, potrà attraversare tanti muri quanti gliene Non consente è il male, movimento. perché non usi le Esatto. porte. Potresti attraversare il muro e andare nell'altra stanza che non sai cosa c'è. Esatto. Però se c'hai 5 goblin anche lì sei spacciata. No. Quindi non so se è il caso. No. E Meglio pelle restare di uniti. pietra. Se Pelle no, di pietra. Questo incantesimo può essere lanciato su un eroe qualsiasi, inclusi se stessi. L'eroe potrà lanciare un dado da combattimento in più durante la difesa. L'incantesimo viene spezzato quando l'eroe subisce un danno pari a un punto a corpo. Allora, di questo mi terrei... esatto, c'è solo, ma puoi scegliere solo un elemento. questi. Quindi ti conviene leggere anche questi. Tanti ragazzi ripetono nel frattempo. Allora, Quello è l'acqua guaritrice, è uguale. Acqua guaritrice. 4 punti corpo. Ok. È uguale. Poi se no- ok, quindi assomiglia molto. Sì, vediamo gli altri due che fanno. Sonno. Questo incantesimo farà addormentare un mostro che pertanto non potrà muoversi, attaccare o difendersi. Magari uno grosso ci sta. Il mostro potrà Perché i goblin provare- sono i più piccoli, vi avverto. Mannaggia. Sì. Un dado rosso per ogni suo punto scusate, allora il mostro potrà provare a spezzare l'incantesimo immediatamente durante un turno successivo, Ok. lanciando un dado rosso per ogni suo punto mente. Per spezzare l'incantesimo deve ottenere un 6. Ok, vabbè, questo poi non è facile. Non può essere usato contro mummie, zombie o scheletri. Ok, perché sono non morti, giustamente non hanno il cervello, quindi. Velo di nebbia. Questo incantesimo può essere lanciato su un eroe qualsiasi, inclusi se stessi. Durante il suo prossimo movimento l'eroe potrà spostarsi tra le caselle occupate dai mostri senza essere visto. Carino. Questo è Questo carino. potrebbe essere carino perché si può spostare, per esempio, Salvo lì in mezzo per venire via. Oppure disingaggiarsi, può attraversare i mostri di una stanza andando in un'altra stanza. Oppure, vediamo un po' l'aria, non me la ricordo più l'aria, ci dovrebbe essere un... Allora, qui non hai la guarigione e direi che ormai ti serve perché lui è nei sì, guai. esatto. Qui c'era il genio che era bello. E l'incantesimo il genio di spacca fuoco. tutto, è fortissimo, ma lasciamo perdere perché... Fiamma d'ira. E non so, anche lì non hai la guarigione però, mi sa che è solo penso. attacco, No, vero? no. E allora io andrei di Io acqua. andrei o cura del corpo. O terra o acqua. Facciamo cura del corpo. Acqua, quindi? Questo qua. Terra. No, allora ok, quindi devi prendere tutte e tre di terra, Ok. capito? E allora mi ridai quelle di acqua. E anche. Ah, Ok, capito? Tutte e Cioè, tre sono sue. Tu hai 3 elementi, puoi usare 3 magie. Capito? Certo, sì. Ok. Capito? Va Ok? bene, va Cioè, bene. quelle 3 lì, se vuoi te le puoi mettere come le altre in fila, Sì. le puoi usare quando vuoi. Quindi ora, per esempio, nel tuo turno, invece di attaccare, decidi di dare 4 punti vita a Salvo. Sì, E il nanetto torna a essere se stesso. Fa una carità, dammi. Quindi Sì. adesso tocca a te, quindi decidi pure. Non te li do. Così vinco. Pensa come lo guarda disperato. Salvo ti guarda Dai, va disperato. bene, diamogli E diamogli questi 4 punti Grazie. corpo. Qui torni a 7, giusto? Sì. Perfetto. Addirittura. Cioè, E attacca pure con i tuoi dadi. No, sono tornato a 7. Ero a 7, sono tornato a 7. Eh sì, guarda che tra le altre, anche se non puoi superare i tuoi punti, no? Esatto. Quindi anche se ti dava 10 punti corpo, tu arrivavi a 7. Arrivavo a 7. Però ti hai dato tutto, insomma, avevi Sì. preso 4. Ok. Vai. Bene. Attacco. Sì, attacca, vai, buttiamo io giù sti non sono- goblin. Di questo- Comincia subito a fiamma sta avventura, perché le altre invece vai in giro a esplorare. Questa subito 4 goblin Sì. sulla testa. Oh, c'è un testo. Ok, Quindi provo a un pararlo. colpo. Non lo paro e muore. Oh, Quindi no. un altro muore. Perfetto. Poi perfetto. tocca a il goblin che ti attacca. Fa un teschio bianco. Tu hai 4 dadi per parare. Ottimo. Vai tranquillo. Fai uno scudo bianco. Nota che ne Allora, tira due, allora, nota che ne vai, tira due alla no, volta non farò. per la suspense, vedi? E sbam Scudo lo para, bianco. capito? E lo tira comunque perché deve far vedere che è strapparato, Scudo capito? bianco. Bene, adesso tocca a te di nuovo, Ok. che puoi anche muovere coi dadi, per esempio andare vicino a lui, Sì, ti può magari. attaccare qui. Potrei, sì. Dove Se vai- Qua, quindi direi, per spostarsi direi che no. non puoi fare meno di 2, quindi puoi muovere tranquillo. Rosso. Tanto fai meno per forza, quindi Sei. puoi andare qua. Ok.
e attacchi quello lì. Quindi quanti dadi d'attacco hai? 2. Sì, ho Tira dadi pure di 2 attacco. dadi e fai 2 teschi. Vai. Distruggi tutto, Veronica. Teschi, Distruggi teschi, tutto. teschi. 1. Uno. Prova a pararlo con un nero, non lo paro, quindi l'elfo è scatenato, ragazzi. Wow, L'elfo è scatenato. finalmente. Tocca di C'è nuovo a l'elfo. salvo. Tocca di nuovo a salvo. Mi devo Vabbè, spostare. muovi, attacca, vai. Sì, sì, sì. Tu poi, tranquilla, guarda, devi far così per forza, devi Esatto, attaccare sì. qua. Uno lo farò No, per forza. no, beh, esatto, fatto. Ok. E vai, attacca di 2 dadi. Andiamo. Quanti? Non hai 3 di attacco? Io di attacco 2. Ah, 2. Mi ricordavo 3. un Ok, teschio? prova a parare. E non para! Finalmente, abbiamo abbattuto questi 4 Sono goblin. entrato in una stanza, ho trovato 18 goblin. Esatto. Allora, Un disastro. qui ditemi voi. Allora, adesso c'è la famosa scelta delle azioni. Ok. Potete cercare trappole. Aspetta, vi faccio vedere che c'è una porta. Cercare passaggi segreti o cercare tesori, cose di questo genere, eccetera. Allora, aspetta che è storta, la mappa è storta. Allora, voi siete entrati da lì, perfetto. E Con i tesori poi possiamo comprare qualcosa sì, con i tesori sì, potete avere insomma oggetti di vario genere, eccetera. Aspetta Cerchiamo che guardo. Allora, trovate una porta qui. Ok. Vi dico già che in questo caso penso che non convenga cercare passaggi segreti perché non è, a questo punto avete la porta, però potrebbe essere uno cerca passaggi segreti, uno cerca i tesori. No, penso che cercheremo i tesori. Ok, quindi ognuno di voi pesca una carta tesoro, la do una a te. Grazie. E una a te. Leggete, Prego. vediamo che succede. Mostro errante. No, vabbè, ok. Vabbè. Allora, mentre state cercando Ok. qualcosa, un mostro vi sorprende furtivamente e vi Ok. attacca. Ok, Zargon dovrà mettere il mostro errante, sono io, Zargon. indicato nel libro delle imprese. Ok, che è un goblin, quindi vi beccate un quinto goblin. Vabbè, Ok, dai. In una casella qualsiasi a voi adiacente, Eccolo il qua. mostro vi attaccherà subito. Sì, infatti, Rimettete questa carta in fondo al track, mazzo. un teschio, paralo e siamo a posto. E ce la siamo cavata. Purtroppo cercare tesori e funziona così. vabbè. È pieno di mostri erranti, io questo, quindi... Se sapevo... Vabbè. No, l'hai preso, punto ferita. Allora, vediamo quanti ne hai di punti ferita? E punti ferita... Punti corpo devi dire. Punti corpo, sì, 6, e quindi vai a 5, eccoli qua. Grazie. Tanto tu c'hai le cure, quindi te ne frega. Vai, Salvo, sta a te. Io C'è chi non- te- vai, non vediamo. so come dirvelo. No, un altro. Io un mostro errante. No, l'ho mescolate, giuro, ho mescolato. Mentre leggeva lei, rivedevo il testo, era identico. Sesto goblin scatenato che attacca il Porca nanetto. miseria. E Allora- via, ti attacco, niente, non fa nulla. Rispondi, uccidilo. Dai, Uccidilo per male. favore. Ritira che è bilico. Quindi rifaccio. Sì, rifai. Teschio, è un teschio. Che poi dicono che sono uno Zargon cattivo. Guarda, track, morto. Oh, là. Bravi, ve la siete cavate. Questo l'hai picchiato tu? No. Picchialo, vai, tira Piccolo, due dai, dadi, Fallo fuori. devastalo. Dai. Stiamolo. E hai anche la spada, eh? Oh là, c'è il La teschio. spada che attacca in diagonale fa anche altre cose, mi sembra. Questa spada vi permette, nella lunga lama vi permette di attaccare in diagonale e di lanciare 3 dadi di attacco. Tira un altro dado, vai. 1, Sì. Anzi, 3 dadi di attacco sono altri 2. Vai, altri 2. Tu hai 5 dadi di attacco con quella spada lì. È bella potente. Un altro ancora. Uno. L'ultimo. Il teschio. Niente. Che Ne devo parare uno e non lo paro. Meno male. Bastava quello. Meno male. Ok, finalmente potete decidere di muovere e aprire la porta. Ok. Bene. Ok. Chi tocca? E tocca a voi. Sì, perché io non ho niente. Io o lei? Dico. Prima sempre lei. Vai. Sì. Quindi puoi muovere davanti alla porta e aprirla. Allora apriamo dall'interno, vai, così l'effetto ci sta. Vai. Ok, quindi decidi se vuoi andare davanti alla porta con uno e aprire la porta e guardare dentro, oppure se fare come ha fatto lui prima, però rischi di trovarti in mezzo magari al disastro. Dai, la passo. Che dici? Apri la porta? Apro la porta. Apri la porta? Vai, apri la porta. La puoi aprire da... L'abbiamo? Wow. Zac. Allora, dentro, Dove mi blocco? dentro, Entra.
Non ci passo. No, nel senso poi... Ok. Sto guardando, c'è la mappa che è intricata. No, in realtà trovi questo e per il momento non trovi altro. Quindi c'è un tavolino dell'alchimista. Ok. E qui abbiamo un'altra porta. Eccola qua. Che meraviglia. Voilà. Io mi sono bloccata qui. Bellina questa cosa che scopri pian piano, Sì, no? è stupendo. Perché poi in Sì, realtà il gioco vero, io un po' lo faccio sempre un po' custom in base a chi ho con me, Certo. in modo tale che è più semplice da capire, sarebbe tutto senza mura, solo il banco praticamente, e man mano che avanzi si creano le stanze. È bello, però da un altro lato anche per le riprese magari è un po' più carino così con tutto costruito, no? Sì. E poi è bello comunque che trovi, Sì, capito? sì, Perché sì, alla sì. fin fine se non hai le porte No, sì. è come non sapere lo stesso, Bello, no? bello. Sì. Ci sono per esempio molte zone, come in questa avventura, molte zone del tabellone che non sono mai accessibili, no? E hai per esempio praticamente questi affarini qua che ti bloccano praticamente il corridoio, Ah, che ok. vuol dire che tutta questa zona qui non è accessibile, Ah, certo. perché non passi, quindi staresti solo qui praticamente, no? Adesso a voi ancora non è servito, ma ci sono anche lì, quindi è piccola la zona in realtà di... Voi dovete trovare questo Ulgar famoso, no? Che è il Sì. capo degli orchi. Sì. Varandellato Ulgar in poche parole, no? Allora, mentre, visto che abbiamo fatto un bel pezzo, vi faccio un'altra domanda. Vai. Il Covid. Com'è andata durante il Covid? Che avete fatto? Perché non eravate in casa insieme. No. Quindi vi siete trovati separati Sì. per quanto? 3 mesi? Sì. Non ci sono. Allora, Madonna. abitiamo a 400-500. Abitavamo 400-500 metri più o meno Beh dai, di quindi distanza. a un certo punto sgattaiolate di notte. Sì. Io non ho mai corso così tanto in vita mia. Sì? Perché ogni tanto andavi a So che trovarlo. andiamo a correre. correre, si poteva andare a correre. Beh sì, chiaro. O portare fuori il cane. Dai. Ok. Avevo un vicino che faceva 72 giri al giorno. I Era cani, fantastico. secondo me si potevano denunciarci secondo me, in quei periodi. Vabbè. Mamma mia. Però effettivamente per me almeno è stato un bel periodo nonostante diciamo la distruzione mondiale. Sì. Perché da lì abbiamo cominciato a entrare proprio nel mondo del cinema, dei Ok. cortometraggi. Infatti ci ha conosciuti poco dopo. Esatto, un anno dopo. E com'è stato che, questo non avevo chiesto neanche quando siamo conosciuti, no? Cioè, avete avuto paura all'inizio? Avete capito subito come stava andando oppure siete rimasti un po' impanicati per un periodo? Come l'avete vissuta, insomma? Prego. Poi avete avuto problemi in famiglia? Non ve l'ho chiesto, No, spero di non essere no, indelicato, ok? No, fortunatamente Perché no. purtroppo Allora, sai, è una domanda che c'è, Certo, c'è chi ha certo. perso anche parenti. Certo, no. secondo me è un po' come tutti forse, cioè all'inizio faceva molta paura questa beh. cosa all'inizio. Io mi ricordo ancora quando io e lei ne parlavamo, allora forse ignoravamo un po' il discorso all'inizio per vederci, per uscire, però poi mi ricordo ancora, via Mameli, stavamo camminando e a una certa metà strada e faccio, senti amo, ma cioè, che dobbiamo fare? Cioè, i tuoi come la pensano? Sì. I miei sarebbero più tranquilli se tu stessi se io rimanessi a casa, mi diceva lei. Sì. I miei non dicono niente, però sai che facciamo? Infatti là poi ci siamo salutati, saluto tragico, Pianti. e un po' dispiaciuti perché abbiamo detto vabbè senti, vediamo fin quando dura, e poi è durata tantissimo. Io poi sono arrivato Perché a un l'idea era punto- di andare a vivere a casa uno dall'altro? Oddio, No, non eravamo arrivati penso a quell'idea. arrivare a quella No, anche soluzione perché là. né a casa mia né a casa sua c'era spazio. Ok. No, E è quindi- fattibile, sì. famiglie numerose, Sì. è fattibile. Sì. E poi niente, poi abbiamo cominciato a essere proprio bravi, diligenti, quindi Sì. non ci vedevamo, videochiamate, eccetera, però poi una certa Sì, si cioè. poteva camminare, si poteva Certo, pian poteva- pianino si è sbloccata la Sì, situazione. io mi mettevo in tuta e andavo da E lei. poi l'avete avuto il Covid o... Io Sì. l'ho beccato. Com'è stato? Posso dirti una febbre Sì, normale. ma io l'ho avuto 3 volte, Senza quindi vaccino, non ho mai quindi- successo un cacchio. Sì. Gran febbrone io e basta. Esatto. No, io allora col fatto dell'asma forse ci aggiungo un po' il fiato corto, tanto. Beh, anche io quello, l'ultimo l'ho avuto tra l'altro 2 mesi fa, quindi sì? incredibile, sì, mi è venuto il Vabbè, Covid, tac, normali, 2 o 3 mesi fa normali, ormai, insomma. e l'ho saputo solo perché ho fatto il tampone, perché ho un collega Certo. che ha l'asma, e ho detto allora per lui ho detto si sa mai. Certo, Sì. certo. E quindi ho fatto il tampone, ma in realtà, cioè, E Sì. ti dico una Un po' di chicca, fiato corto. E ti dico una chicca.
noi siamo una coppia composta da Vax e Novax, perché sì? uno dei due è vaccinato e uno dei due non è vaccinato. Qui si apre un argomento stupendo. Siamo stati secondo me bravissimi. Voi parlate con uno che è pro-vax, nel senso parlo di vaccini classici, nel senso che secondo me a livello medico hanno effettivamente dato un plus, diciamo, alla medicina moderna, no? Ma sono totalmente no Green Pass, cioè io proprio ho fatto 3 mesi di non vaccino perché non mi fidavo dell'mRNA e ho detto col cavolo che mi vaccino fino a quando non mi obbligate. Perché? Perché lo Stato italiano ti obbliga a vaccinare un bambino con un esavalente, vuol dire 6 virus, in un sistema diciamo immunitario che ancora si deve formare e noi li piantiamo dentro 6 virus e lì lo Stato si prende la responsabilità. Quindi io ho cominciato a dirmi, perché qui non te la prendi? Perché non mi dai l'obbligo? Ho detto, perché? Cos'è che non sai tu che non ti prendi la responsabilità? Poi ho visto arrivare il Green Pass con tutte le vie surrettizie per fregarti e infilartelo sotto sto vaccino. E io ho detto, fantastico, mi trapanate, poi sono metà scozzese, quindi ciao, mi trapanate ogni 48 ore al parcheggio 4 dell'aeroporto e poi vado a lavorare. Io dico, tanto so che non ce l'ho, gli altri non si possono ammalare perché sono convinti che una volta vaccinati saranno salvi. Che poi non era quello, il vaccino non ti toglieva dal Covid. Lo sapevamo tutti, però che Draghi è arrivato dicendo che chi non lo faceva equivaleva a uccidere e a morire e tutti messa un po' tragica. Allora alla fine cosa è successo? Poi è arrivato il vaccino, quello classico, che vuol dire come il vaccino dell'epatite B, C, dell'antitetanica, e io sono andato a vaccinarmi, ho fatto 2 dosi, e non sono serviti a niente perché un mese dopo ho preso il primo Covid e poi da lì ne ho presi 3. Quindi in realtà, però sai, il mio medico subito mi ha detto, pensa se non facevi il vaccino, magari ti veniva la razza. Però vabbè, comunque... neanche una dose di... e sei stata da Dio. No, allora, non per dire... Allora, io non sono assolutamente complottista. Ok. No, cioè non sono quel tipo di Novax. Sì. Io ero contro, diciamo, al modo in cui ci hanno imposto quindi come le cose. È un no Green Pass, non un Novax. Esatto, è molto diverso, no? Tanto che io in montagna è bellissimo. nel periodo in cui non si può uscire, si è vaccinato, con meno 12 gradi, io ero fuori al ristorante. Fuori. Letteralmente fuori, in mezzo alla neve. Tanto che è venuta la cameriera a chiedermi, ragazzi, scusate, ma lui vaccinato, con tutti i Green Pass possibili, immaginabili. Io ero andata a farmi il tampone, ma c'è stata una fase in cui non serviva più il tampone. È vero, sì. E anche se ce l'avevi non potevi entrare in ristorante. Non sapevano manco loro cosa fare. Ho detto, senti, noi andiamo a San Martino di Castrozza e mangiamo anche fuori. Abbiamo mangiato fuori, la ragazza è uscita e fa, ragazzi, ma scusate, come mai? Ma voi perché? Faccio, non sono vaccinata, mi dispiace. Mi fa, ok, va bene. A meno 12. E non si è ammalata. Sì, abbiamo prenotato, io mi ricordo, abbiamo trovato il ristorante e siamo entrati, salve, possiamo un tavolo, mi raccomando, per cortesia, fuori. Ok. All'esterno, grazie. All'esterno, grazie mille. Quindi noi mangiavamo e vedevi che ogni tanto ci portavano le portate, tu vedevi la pentola, tipo la polenta che il calore rimaneva dentro. Io non esco. Quindi la polenta arrivava già fredda, che era un gelato questo polenta, anche i spezzatini, il calore stava dentro, fino a che proprio una cameriera ce l'ha fatta. Mossa da compassione. Io mi devo chiedere, ma perché state fuori? Faccio chiedi a lei. Che poi in realtà in Trentino, io che sono andato un po' di volte, anche perché noi avevamo la casa lì, anzi abbiamo la casa lì, e sono cresciuto fra settimane bianche e altro, lì penso che forse hanno iniziato a chiedere il Green Pass o l'app Immuni forse 2 anni dopo, perché erano costretti da qualche controllo, ma lì proprio ma la roba divertente. Sono entrato e ho detto, serve perché non sono vaccinato, proprio i montanari, miei tranquilli. La roba divertente è che proprio tranquilli. Lei poteva prendere il caffè al banco. Sì, la cosa divertente è che poi abbiamo bevuto il caffè erano le cose per cui mi incacchiavo e mi sono impuntato. Per me è stato un principio, ma anche per i miei colleghi. I miei colleghi erano molto spaventati, no? E si discuteva di questa cosa, no? E giustamente 2 vaccinati e io no, capito? E io dicevo, ragazzi, ma pensateci bene, no? Ma la paura, vi hanno detto che una volta vaccinati siete immuni.
A parte vi assicuro che è una boiata. Ho detto, però mettiamo che abbiano ragione loro e che sia vero, e cioè, io medici in casa e tutto sapevo che era una boiata, però mettiamo che sia vero. Io non sono vaccinato, anche se mi ammalo non posso infettarvi. Siete vaccinati? Quindi non c'è problema, no? Fatto, vi va bene se non mi vaccino per ora? Perché non è una questione di vaccino, ma di Green Pass. Vorrei parlare anche con gli altri colleghi dell'aeroporto e far sapere che sta roba che ci trapano tutti i giorni, ogni 48 ore giù al P4, non è giusta. Ho detto, perché ci stanno obbligando per via surrettizia, cioè tu puoi fare quello che vuoi, ma se non ti vaccini io non ti faccio lavorare. Non puoi fare questo, non puoi ma fare siccome questo. c'era la Costituzione che diceva che l'Italia è un paese fondato sul lavoro ed è un diritto il lavoro, sì. tu mi stai privando di un diritto Senza solo obbligarmi perché a fare il senza vaccino. obbligarmi, quindi non ti prendi responsabilità, allora io non mi vaccino. Questo è stato il mio Io, discorso, guarda, no? rispondi Infatti una cosa- intorno a me ho avuto quasi tutti gli amici, anche alcuni che non si vaccinavano come me per lo stesso principio, che non hanno avuto da ridire. Uno, abbiamo rischiato quasi l'amicizia, mi ricordo, perché lui si è arrabbiato e diceva praticamente a cena che era facile fare l'eroe col culo degli altri. Perché? Capito? E io dicevo, ma ripeto, com'è possibile questa cosa? Se tu sei convinto che una volta vaccinato sei al sicuro, io posso ammalarmi quanto voglio, tossirti in faccia che tu non ti ammali. Quindi perché io sto rischiando? Io sto rischiando col mio culo, non col tuo. E sono io che, tra l'altro io sono iperteso, io sono iperteso. Il mio medico, mi ricordo, mi disse, per concludere questa vicenda, perché insomma è stata lunga poi, no? Ma il mio medico mi ha detto, guarda, a te piacciono i numeri, ti piace pianificare tutto, sappi che il 63% di chi è in ospedale all'Angelo, a Venezia, ricoverato intubato, cioè che è finito intubato, è iperteso. Quindi mi ha detto, se tu da iperteso finisci con la polmonite, il 63% delle possibilità è che vieni intubato. Quindi fatti i tuoi conti. E lì mi aveva un po' spaventato, no? Però io ho detto, va bene, io mi faccio i miei conti, mi tengo il rischio fino a quando non arriva il vaccino classico e poi da buon Provax mi vado a vaccinare col vaccino che lo Stato mi dice è quello corretto. Esatto. Infatti quello non è mai stato ritirato. Adesso sappiamo che sta succedendo a Pfizer, eccetera, che hanno fatto, adesso hanno fatto il vaccino che leva gli effetti collaterali al loro vaccino. Del vaccino. Cioè, quando l'ho letto ho detto non ci credo, cioè, ma non farlo, fai finta di nulla e stai zitto. Sì. Cioè, di che non sono effetti collaterali, continua con quella strada lì, perché andare a fare un vaccino che ti cura, adesso ti beccherai tutte le denunce per gli effetti collaterali che non sono riusciti a levare. Vedo, quindi è un disastro. No, cioè. un disastro. Un disastro. Comunque è stato un periodo surreale. Noi non abbiamo mai surreale. litigato su questa roba, assolutamente. Bravi, perché insomma, cioè. nessuno dei Io due. ho combattuto contro tutti perché tutti attorno a me erano Beh, Sì, tosta, familiari, tutti. beh, tutti. ovvio. ragazzi, voi siete della vostra idea, io sì. sono della mia. No, io sì. e lei ne abbiamo Non è, parlato. non è stato facile No. rispettare tutti. No. Ma in effettivamente. realtà noi due sì, perché alla fine abbiamo detto ok. Però tu non avevi poi- paura per lei? No, a parte che No, nel senso di dire, cazzo, cioè lei non si vaccina, io mi vaccino che sono convinto di proteggermi di più. allora io ti dico, se lei ti non si posso vaccina, dire una cosa perché adesso è molto impopolare la mia posizione. Io Ok. credo forse c'è chi si vaccinava perché credeva fosse giusto, chi non si vaccinava per le motivazioni che avete detto, Sì. e poi c'ero io. ok. 3% Cioè- della Io popolazione. molto spartano, io ero distrutto dall'idea di stare dentro casa. È un Ok. concetto sbagliatissimo. Ah no, beh, Un concetto tantissimi. sbagliatissimo. Per andare a Io mangiare la li- pizza. No, io litigavo con il mondo perché dicevo io mi sto andando a vaccinare, non so cosa mi mettono dentro e ne sono pienamente consapevole. Spero di non morire, dici? Ma se devo morire fammi fare gli ultimi 6 mesi fuori da sta casa. Cioè fammi sì, uscire, non ne mettimi potevi quello più. che mi devi mettere Non dentro. Io potevo. dicevo così, quindi in realtà sentivo che sicuramente non è vero che non si prendevano la responsabilità e la cosa preoccupava e lei mi diceva questa cosa qua, però allo stesso tempo dicevo vuoi veramente che ci vanno a mettere qualcosa che perché poi sono venute fuori delle storie di microchip No, ecco, Io- no, quello lì giuro io che veramente non c'è per quello non proprio- ero preoccupata non eri perché in quel realtà pensiero. quella che aveva ragione dei due era lei. Io ero semplicemente molto più fragile, non avevo la forza che ha avuto lei per esempio di dire no, io a costo di Sì. avere tutte le limitazioni di questo mondo, ma io voglio... È stata dura, Lei è cioè. stata molto brava, anche tu. Io no. È dura perché Io no, io ho tutti i detto- giorni lì a vum, 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 Sì, vum. esatto. Poi premevano apposta Sì, perché facevano- ti odiavano, no? Io ho che detto, tu andavi là a ho detto, rompere le basta, palle. mettimi dentro qualsiasi cosa e E fammi ciao. uscire da qua. Lo so che non è una cosa bella No, quella che dico, però Sì, ma io alla fine fortunatamente è andata bene, sono qua, Ah, sì, stiamo bene. la realtà è che
io penso che alla fine, anche se non siamo medici, un po' abbiamo capito, no, come funziona. Sì. L'mRNA ti iniettano la proteina che inietterebbe il virus, Sì. mentre il vecchio vaccino classico svuota il virus del suo DNA, mette quello corretto, il virus che va nel tuo DNA sostituisce il suo col tuo e fa il suo mestiere, solo che nel virus tu ci hai messo il vaccino, quindi lui sostituisce il tuo DNA col codice genetico per difendersi dal vaccino. Poi se qualche medico correggetemi se sbaglio, però dovrebbe essere così più o meno, no? Quindi l'mRNA di diverso ha che ti inietta direttamente la proteina che è tossica, che è la spike famosa nel caso. In realtà io penso che tutti quelli che hanno avuto il Covid e tutti quelli che ci sono messi l'mRNA nel sangue è come se avessero avuto il Covid, capito? Perché se lo sono iniettato. Il fatto che magari la gente morisse, eccetera, che poi appunto i Novax, quelli scatenati, hanno cominciato a dire che il vaccino uccideva, in realtà è il Covid che ha fatto aggravare quelli che avevano problemi cardiaci, polmonari, eccetera, perché quella maledetta spike faceva aggravare la gente. Sì. Vero è che se non vaccinavamo magari 3 milioni di persone con la proteina che faceva male, magari non si ammalavano, magari non venivano intubati, magari non morivano. Quello è stato il margine di errore, secondo me. Sì. Però in realtà l'mRNA non ha il 5G che interagisce con il Mamma mia, wifi. quante storie che sono venute fuori, io non ne potevo sono tecnico più. informatico, sono dovuto andarmi a studiare le antenne 5G per aiutare i miei amici e tranquillizzarli, cioè Fiori non è così. Cioè Fio è veneziano, ragazzi, cioè a dire ragazzi non è così, tranquilli, tutta sta cosa. E poi il 5G ne pochi lo sanno, ma c'è sempre stato. Cioè il 5G, prima di diventare il 5G della telefonia, è stato per 15 anni la banda che faceva andare il satellitare di Sky. Quindi c'è sempre stato, cioè abbiamo sempre avuto questa tecnologia che bombardava il cervello come tutte le altre. Ma poi da dove veniva fuori questa cosa è bellissima. Poi hanno tipo, cominciato a dire che gli uccelli che vanno avanti con i campi magnetici, quando arrivavano vicino a queste antenne cadevano morti, no? Ma è sempre successo perché è colpa del fatto che perdono il campo magnetico e sbattono in giro per alberi, ma è sempre successo, non è che è successo dal 5G in poi. Perché in realtà su 5G c'è sempre stata una banda, una lunghezza d'onda, hanno levato Sky e ci hanno messo dentro la Vodafone, la TIM, sì, adesso è la telefonia. No, bellissimo comunque. È spettacolare, comunque in realtà c'è sempre stato. L'unica cosa da dire è che sono microonde. È come il microonde Beh, non bisogna stare neanche attaccati al microonde. L'unica cosa su cui si può avere da ridire del 5G, questa che ho studiato per bene sta cosa, è che continuano, lo fanno anche con le malattie sta roba qua, che è un po' antipatica devo dire, no? Cioè tu non hai il colesterolo, ma per vendere di più le medicine anticolesterolo, loro ti alzano la soglia, o meglio te la abbassano, la soglia per cui tu diventi malata di colesterolo per lo Stato italiano. Quindi se prima era 200, adesso è 180. Sì. Così tu ieri stavi bene e oggi c'hai il colesterolo, capito? E ti danno le medicine, ma sai quanti sono magari il 20% in più di ammalati di colesterolo di colpo che devono di colpo prendere medicine per il colesterolo? Come i celiaci. E così hanno fatto col 5G. E anche i celiaci. I celiaci uguali. Il 5G purtroppo la soglia era il 4G, per cui dopo si sa che fa male, capito? Cioè nel senso che frigge un po' le onde, scaldano, le microwave scaldano, sopra la soglia del 4G comincia a scaldare troppo se stai vicino all'antenna. C'è chi ce l'ha sul terrazzo, però hanno alzato la soglia la soglia di sofferenza e quindi adesso 5G è innocuo. No, adesso è diventato innocuo. Dopo faranno il 6, capito? E quindi anche il 6 sarà innocuo, bellissimo. Quindi è tutto così, quindi insomma, mia, andiamo a esplorare un'altra stanza. Allora, adesso è questo tavolo dell'alchimista. Sì. L'elfo è arrivato, il nano deve ancora muovere, quindi prendi pure 2 dadi da 6 e fai il tuo movimento, sai che puoi scavalcare lei. Ok. La stanza è vuota, quindi fate voi. 4. Ok. 1, 2, 3, 4, vado davanti a lei praticamente. Ok. 3 o 4. Sto cercando di capire dov'è Ulag, perché io non lo vedo da qua. Comunque prima o poi spunterà. Allora, avete un'altra porta lì, perfetto. Ok, sì. E ok, basta. E io non posso fare nulla perché non so nulla. Se volete potete anche qui cercare tesori, cercare passaggi segreti. Cerchiamo magari tesori. ci va bene. Vai. A parte che ti restituisco sì, esatto, il vai. nostro errante, Pesca di carte e non tesoro, beccarlo. vai. Basta mostri erranti, tesoro. E queste qui, guarda. Sì, scusami, queste. Vai, pesca. Vai, Vado. vai. E 2. Stavolta vediamo. non la apro perché non voglio sapere. Vai. Ho letto un'altra cosa. Vai. Oro.
Ok, bene. Ta-da! Che ti ho trovato? Allora, trovate un mattone traballante e lo sfilate dal muro. Dietro di esso scoprite un piccolo borsellino di cuoio avvolto in un vecchio straccio. Bene. Sbirciate all'interno e trovate 25 monete d'oro. Teniamocele. Riportate la cifra sulla vostra scheda personale. Che adesso non avete, non ti preoccupare, Ok. non serviva, quindi non ve l'ho data. La carta. Era solo casino in più. Va benissimo. Ok, tieni lì la carta. E tienila hai tu. 25 monetine. Esatto, che dopo daremo magari ai prossimi... Oh, là, gioielli! Abbiamo Finalmente! trovato una scatola di legno dall'aspetto semplice e antico. Scoprite che all'interno è foderata di raso e contiene minuscoli gioielli dal valore di 50 monete d'oro. 75 monete d'oro qui dentro, Esatto. E vedi vabbè, l'alchimista, riportate- probabilmente l'alchimista, capito, lavorava con... Bene, quindi adesso a questo punto non vi resta altro che andare a vedere Cosa c'è dall'altra parte? cosa c'è dall'altra parte. Sempre prima lei, giusto? Esatto. Sì, vai. Vi sto portando fortuna. Cazzo, prima non dica tanto. No, vabbè, li abbiamo sconfitti. 5. Sì, dai. Ok. 5. Dove posso andare? Beh, puoi andare davanti alla porta e aprirla. Vediamo se ci arrivi. 1, 2, 3, 4, 5. Si può venire qui. Arrivo giusta. Ci arrivi? Vai, perfetto. La apro? No. No, bravo. Ok. Ok. Quindi può decidere Salvo se aprirla e passare o stare dietro l'elfo. Prima o poi dovete aprirla, cioè, toccherà. Quindi la aprirò io. Toccherà. Esatto. Penso che la aprirò io, non penso che ci sia. Manda avanti l'uomo, capito? Esatto. Manda avanti il nano stoico. Esatto. Ok, Sei, quindi ok. la apro io. Perfetto. 1, 2, 3, 4. L'apro. Ok. Aspetto di spostare un attimo l'effetto. E davanti a te trovi Eccola. Ulag. Oh là. Mamma E mia. un camino, è bello grosso questo orchetto, grande, sì. E qui dietro avete un bel camino. Visto che non dovevo aprirla. E- chi è? E quindi insomma, ok, allora, Molto per bene. fortuna è solo. Meno male. Ok, per fortuna è solo. Allora, Ulag ha 4 dadi d'attacco e ti attacca lui per primo. Certo. Perché appena aperto la porta ti ha, Certo. ti ha colpito e vediamo subito che succede. Allora, tiro qua così non impallo la telecamera che probabilmente ci sta guardando. Allora, solo uno. Vai, meno male. solo uno. Quindi Para devo pure con la tua tirare- armatura figa. Quindi io. Sì, tu hai l'armatura da 4, quindi vai tranquillo. Vabbè, io intanto. E puoi tirarne su 2 alla volta. Vai, parato. L'ho parato. Tocca a te rispondere, puoi riattaccare. Ulag è grossetto, C'ha tra le altre 2 punti corpo. 2 teschi. Questo ha 5 di difesa, Mamma mia. però 2 teschi, dai. 2 teschi. Devo fare i neri, E li fa alla grande. Tocca all'elfo. Puoi attraversare e venire qua, Veronica, attaccare in diagonale. Sì. Ti conviene. Sembrano quelli di. E puoi fare anche una magia, Quindi Posso fare una magia? Basta che non. Guarda, devi fare Però 2. non ho il sonno qua. No, vediamo cos'hai, vai. Adesso ci arrangiamo. Beh, 5. Cinque. Ci vai alla grande, ti metto qua, ok? Sì. Allora, da qua tu attacchi in diagonale Sì. perché hai la spada Sì, speciale. sì. Quindi in diagonale fai 3 attacchi. 3 attacchi. E che magia hai? Vediamo un po'. C'è Ah, qualcosa allora. che fa danni? Attraversa la pietra. No, questo No. serve solo Pelle attraverso di i muri. pietra. Ok, questa è Questo buona. incantesimo può essere lanciato su un eroe qualsiasi, inclusi se stessi. L'eroe potrà lanciare un dado da combattimento in più durante la difesa. Daglielo a lui, perché lui non ti può rispondere in diagonale. Ok. Quindi attaccherà sicuramente il nano. Ok. Questa è una, ok. è una dritta che vi do. Certo. Giustamente in un contesto dove sanno giocare non l'avrei detto, però è ok. chiaro che qui non potevi ricordartelo, no? Quindi tu attacchi in diagonale perché è la spada magica, ma lui non risponde in diagonale, risponde solo dritto. Solo dritto. Quindi lui attaccherà per forza lui. Allora tu fai la pelle di pietra a lui Sì. Ok. e poi lui si arrangia con il, Esatto. con il grosso. Con il grosso. la Allora, quindi Scusi. tocca a te di nuovo che puoi attaccarlo Sì. con quanti dadi? E 2. quindi con 2. Due più? Per lui, lei me ne dà 1, quindi. 3. Quindi 3. Alla grande. Attacca e uccidi. Dai, che ha 2 punti corpo, puoi farlo. Questo ha 5 di difesa, ma sto giro mi sa che le prende. Dai. E muore! vai! E muore! Attenzione! Avete ucciso il boss. Allora, che te le altre è incredibile, perché si poteva anche
No beh, è giusto, finivi per forza qui, dopo si poteva anche uscire, andare da altre parti, ma fatalità è uscito Gulag lì, però poteva uscire anche in un'altra stanza random, e quindi in realtà è andata bene perché tra l'altro è 1 ora e 10 di trasmissione, quindi ci stiamo divertendo. Allora, queste tra le altre in mezzo, adesso potete vederlo, avete un mega tesoro, che è qui. Bene. Guardate che bello che è. Tra l'altro devo ancora dipingerli, ma sto dipingendo come un matto in questo periodo. Questo dovete sapere che è la sua armeria personale. E quindi praticamente il primo eroe che cerca, chi di voi cerca tesori? Io. Chi è che ha finito? Vai, ok. Il primo eroe Io che l'ho ammazzato e cerchi i tesori Certo. tu. hai trovato un'arma, un bastone, ok? Questo bastone lo puoi aggiungere alla tua scheda personaggio oppure donarlo a un altro eroe, e il bastone è identico a quello descritto nell'armeria. Quindi io poi ho un'armeria, questo bastone lo darò all'elfo, così se qualcuno nella prossima trasmissione userà l'elfo avrà il bastone e potrà usare la spada, il bastone, capite? Man mano si sale di livello, di livello, esatto. E quindi ragazzi, complimenti. Allora, vi sparo l'ultima domanda prima di lasciarvi andare. Allora, visto che siamo veramente a conclusione, e bravi, perché chi non sa giocare non è facile che vinca sempre. Poi tante carte, devo dire la verità, ve la siete cavata bene, bravi. Vi è piaciuto comunque? Sì, veramente. Sì. Poi ovviamente ogni puntata cambia completamente, alcune sono su tutto il tabellone e diventa un disastro, e in 2 è anche complicato, meglio giocare in 4, che allora hai 4 eroi che si supportano, uno con le palle di fuoco, l'altro che cura, eccetera, come nei videogame, sai, uno fa il tank, allora diventa più facile anche gestirla, perché devi andare in giro a esplorare, e durano anche magari 2 ore le partite, non un'oretta, no? Penso. Allora, la domanda è, da qui in poi, i vostri progetti che posso far sapere ai ragazzi per seguirvi, a parte tutti i link che metterò sotto di tutte e due, no? Che cosa, avete qualcosa di uno spoiler di qualche film che state per fare? Allora, più che spoiler abbiamo degli spettacoli. Oh, ok, Sì, quindi teatro? Teatrali, esatto. Uno che porteremo a ottobre, se non correggimi se sbaglio, che è una commedia. Ok. Poi ne abbiamo... E la portate in tutta Italia, qui in zona Triveneto? in zona Treviso. Oh, Treviso, ok. Poi ne abbiamo un altro, ottobre, novembre, dicembre, perché sono 3 date, lo portiamo anche a Gorizia. Ok. Che è sempre un po' più drammatico, diciamo, Ok. più storico. E poi lui ne avrà un altro. Che state già studiando per tutte e due, no? Sì, allora diciamo che uno l'abbiamo già portato in passato perché insomma è con la compagnia del Pale di Vicenza, e appunto come diceva lei ci sposteremo anche addirittura fino a Gorizia, e poi entrambi singolarmente avremo 2 cose separate, ok? Sì, io nel mio c'ho uno spettacolo che anche quello sarà comico, ma è tutto embrionale ancora, quindi non ci saranno date. Sei tu in mezzo anche alla produzione o sei proprio attore? No, solo attore, poi ricomincerò con la radio e continuerò con la parte social. Ok. E tu? E io invece il prossimo anno, a gennaio, andremo in scena, è già stata portata in scena, però io ho preso la parte di una coprotagonista, per quanto riguarda la storia di una donna che durante il periodo Covid di 97 anni aveva scritto il libro della sua vita. Ma dai. E quindi questo verrà portato in scena. Storia vera o? Storia vera. Sì. Sì. Wow. E racconta un po' dell'aberrazione della donna degli anni 30 più o meno. Ok. Quindi tutto quello che ha passato fino alla sua vecchiaia. Vabbè. Sì, abbiamo tante cose. Cose importanti. Sì, ma infatti tante volte quando ci dicono ma ferie, ne parlavo l'altro giorno. Le usiamo per recitare. Praticamente. No, per me adesso questo è ferie. Anche se io sto lavorando, il fatto che io sto solo lavorando e nient'altro, perché siamo fermi con tutto, è già una passeggiata. Ma in realtà anche noi, cioè gli avvocati, adesso raggiunge la famiglia a Napoli 10 giorni, io ancora lavoro e faccio vlog. Poi quando torna andiamo a fare magari una settimana insieme, capito? Andiamo giù verso Grosseto stavolta a vedere un po' le spiagge dell'Argentario, quei posti là belli, però ci facciamo 6-7 giorni insieme e il resto è sganciato perché abbiamo i turni diversi, e quando lei è via io approfitto a vloggare come un matto, così voi vi divertite un po' e io mi spacco come sempre. Ma ho fatto, guarda, anche durante il Covid,
tipo i 3 giorni dopo ho fatto vlog, sto a vedere le puntate, parlo col fiato corto perché non ce la facevo e lo dicevo ragazzi scusate ma ho avuto il Covid, sono devastato, quindi cioè non ti fermi mai, capito? No. Però la cosa bella come dicevi tu prima è che su YouTube hai la sensazione di avere proprio una community, perché poi questi ragazzi qua che seguono il canale io li vedo anche dal vivo nelle varie fiere, quindi ci abbracciamo davvero, ci diamo il 5 davvero, cioè ci conosce, capito? Molti la maggior parte degli abbonati sono persone che mi conoscono dall'inizio, che mi sostengono dall'inizio e che molti li conosco e alcuni li conoscerò di persona nelle prossime fiere, tipo il 23 novembre a Milano War Games, cioè ci sono delle belle fiere, c'è Luca Comics, che lo conoscete sicuramente, Luca Comics abbiamo anche gli stand con Weird che fa questi giochi di ruolo, tra le altre vi venisse il matto, sappiate che sto facendo un terzo format con un super master che fa praticamente il master proprio di mestiere e sarà praticamente fatto con degli attori intorno al tavolo che dovranno fare praticamente recitare il loro personaggio. Quindi se vi va stiamo tirando sul gruppo e mi ha detto l'altro giorno che forse lui ne ha individuati 2, quindi ne mancherebbero 2 e cercavamo una quota rosa. Perché io ho detto, sarebbe bellissimo avere almeno una ragazza in una dinamica di massimo 3 maschi, perché è figa l'interazione con l'elfo femmina, capito? Se volete poi vi aggiorno così, che se tanto le riprese le facciamo quando vogliamo e le puntate le mando, potrebbe essere interessante. Quindi Matteo, Barabba, guarda che ho trovato 2 attori veri, vediamo se tu metti 2 attori veri. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo, è stato un piacerone sia rivedervi che avervi qua. E vi aggiornerò per quando uscirà, perché gli abbonati la vedono quasi subito e poi tutti gli iscritti la vedono in differita poco dopo che avrò fatto un lavoro di editing di 7-8 ore. Quindi ciao a tutti e grazie. Ciao.